Buongiorno e bentrovati a questo nuovo filmato. In realtà si tratta di una serie di filmati. Una serie di filmati sull'argomento messa in tavola 2D, quindi disegno 2D. È una serie di filmati perché l'argomento è molto vasto e chiuderlo tutto in un unico filmato, esaurirlo tutto in un unico filmato, rischierebbe di costruire un mega filmato lunghissimo e forse anche noioso, per cui lo spezzetterò in varie parti. Questa prima parte si occupa di dare un'introduzione appunto a tutti i filmati che poi seguiranno e al problema della messa in tavola 2D. Qui vedete tre file, un file di assieme, un file esploso, quindi una presentazione, e un file di parte, una di queste parti dell'assieme è rappresentata qui, è la campana della frizione, questa è una parte di una frizione. Questo perché questi sono i file di progetto di Inventor, sono i file cioè che io ho costruito, che io ho modellato per avere le parti, l'assieme composto da più parti e per avere la presentazione. Da questi tre file si possono derivare i file di disegno, i file di messa in tavola, i file 2D. Perché serve fare un 2D? Allora, il disegno tecnico ha come scopo quello di descrivere gli oggetti nella loro forma, nelle loro dimensioni, e fin qui questo file qui ci dice tutto, ma anche nelle loro caratteristiche di produzione. Mi spiego, cioè occorre che nel disegno tecnico ci siano anche le indicazioni su che materiale utilizzare per questo oggetto e passando a un assieme per i vari oggetti che lo compongono, ma soprattutto c'è bisogno di indicare quali sono gli errori che sono ammissibili, tollerabili in produzione dell'oggetto, perché il processo di produzione non è un processo di designazione, di modellazione solida, per cui se scrivo 10 quel numero è 10, quella dimensione è 10. Il processo di produzione è un processo che comporta l'interazione di tante parti, un uomo, una macchina, un ambiente e un oggetto da produrre, che quindi comporta degli errori. Allora, scopo del disegno tecnico non è soltanto dare la forma e le dimensioni, ma anche dare tutte le informazioni relative ai massimi errori tollerati. Errori che vi ricordo, ma non scendo nel dettaglio, possono essere di misura, possono essere superficiali e possono essere di forma. Questi ultimi errori, forma e posizione, sono errori geometrici e sono, diciamo, l'ultima frontiera della produzione attuale. Per avere una qualità di alto livello degli oggetti che si producono bisogna maneggiare in maniera molto accurata tutti questi tipi di errori e stabilirne i massimi valori. Ovviamente più si riducono gli errori di forma e di posizione e più sicuramente l'oggetto sarà di elevata qualità. Bene, quindi fatto salvo che il disegno 2D è ancora necessario, non ci basta la modellazione solida, vediamo come Inventor affronta questo problema. Per prima cosa, ovviamente, come abbiamo fatto per modelli, presentazioni e parti, occorre riferirci a un prototipo. Allora, quindi cominciamo esattamente nello stesso modo per fare un disegno 2D, e cioè andiamo a creare un nuovo, che cosa? Un nuovo disegno. Questo nuovo disegno lo creiamo appoggiandoci su dei prototipi, come esattamente avevamo fatto quando creavamo una nuova parte, un nuovo assieme, una nuova presentazione. Inoltre, questo nuovo disegno che andiamo a fare, si appoggia su prototipi che possono essere DVG, e qui ne vedete tanti a seconda dei vari metodi e delle varie unità di misura, ma possono essere anche, e qui non ne vedete nessuno, i DV. Quindi vado qui eventualmente, eccoli qua, qui vedete sia i DVG sia gli DV.
Questi sono due formati di file che Inventor ci mette a disposizione per fare disegni bidimensionali. Qual è la differenza? Beh, questi IDV sono gli standard, sarebbero gli standard di Inventor, Inventor Drawing. Ok, i DVG viceversa sono drawing e basta, ma hanno una caratteristica molto interessante, cioè con AutoCAD li posso aprire. Ora, considerando che AutoCAD costa circa 4.000 euro, mentre Inventor ne costa 11.000 euro, comprare un Inventor per poter aprire degli IDV quando io non devo fare progettazione ma devo fare soltanto lettura e produzione dei disegni, direi che è alquanto costoso, per cui Autodesk ci mette a disposizione questa doppia possibilità. E da qui in avanti tutti i disegni che faremo in questa serie di filmati, tutti i disegni 2D che faremo in questa serie di filmati saranno disegni in standard DVG, per cui io torno ai miei e come primo step della creazione di un disegno 2D di uno qualsiasi di questi tre oggetti è quello di aprirmi una file prototipo, quindi farò un ISO millimetri europeo e adesso questo lo rendiamo visibile su schermo, su tutto lo schermo. Di file prototipo ho già parlato in alcuni filmati precedenti, per cui come si fanno questi qui rimando a quei filmati. Ribadisco qui, prima di chiudere questo filmato introduttivo, la struttura di questi file prototipi che trovate di qua. È una struttura in cui voi trovate le risorse del disegno, che sono 5 risorse, e poi dei fogli. Allora, risorse del disegno, formati foglio, tasto sinistro non succede niente, tasto destro ripeti nuovo, cioè riapre un nuovo file prototipo, direi che non ci interessa, oppure come apre l'help, non ci interessa. La gestione dei formati foglio non sta qui, qui c'è solo l'elenco dei formati foglio che sono presenti all'interno di questo disegno. La gestione dei formati, cioè aggiungere un formato, sta qui. Quindi io clicco sul foglio 1, l'unico presente, uno ce ne sarà sempre presente, col tasto destro posso creare un formato foglio o modificare questo formato foglio. Allora creiamo un formato foglio che chiamiamo A4 verticale, ok, poi aggiungiamo la 4 verticale, foglio 2, A4 verticale, modifichiamo però il formato perché sarà ancora orizzontale, per farlo diventare A4 verticale dobbiamo fare così. Per cui il foglio 1 avrà il formato orizzontale A4, il foglio 2 avrà il formato verticale A4. Quindi ho predisposto all'interno dello stesso disegno, file DVG, due differenti formati di messa in tavola. Bordi. I bordi, qui già ce ne vedo due, sono esattamente questa parte qui. Chiaramente ne posso fare di nuovi, tasto destro, definisci nuovo bordo zona. Li abbiamo già visti in quei filmati di cui dicevo prima, non sto qui a ripetere. Chiaramente ne posso definire quanti ne voglio e, attenti, posso dire che il foglio 1 ha un bordo, in questo caso corso 21-22, e che foglio 2 ha un altro bordo, per esempio il bordo di default. È stato squadrato, eliminare la squadratura, quindi abbiamo il foglio 1 che ha il bordo corso 21-22, il foglio 2 che invece viceversa, scusate, ha il bordo di default. Vabbè, rimettiamogli il bordo corretto, quindi qui elimina e qui corso 21-22. Quindi adesso li ho riportati ad avere tutti e due i fogli lo stesso bordo. Notare anche una cosa, che il foglio 1 e il foglio 2 sono nomi che da lui e che io posso tranquillamente cambiare. Per esempio questo lo chiamo A4 o H OR, foglio 1
non si chiama più foglio 1, si chiama 4 questo lo posso cambiare a 4 ver. Ok, quindi non si chiama più foglio 2, ma ha all'interno il nome del formato. Cartiglio è l'ultima cosa, addirittura in questo prototipo ne abbiamo 4, ISO corso 21, raccolta disegni, ISO millimetri. Vedete che tutte e due hanno l'ISO millimetro europeo, cioè questo qui. Ok? Posso provare a cambiare del verticale, quindi elimino e gli metto su corso 21-22. Vabbè, non so quanto sia differente tra il foglio 2 e il foglio 1. Vediamo. Sì, qualcosa c'è di differente perché data creazione, update, scala, qui non c'è scala, matricola, data. Questo è un prototipo per un file di corso, quindi qui c'è la matricola dello studente disponibile, mentre di qua nell'orizzontale non c'è la matricola dello studente, ci sono informazioni relative al disegno. Quindi risorse del disegno, formati, bordi, cartigli, queste altre due mai o quasi mai utilizzate. Inoltre questi cartigli e questi bordi possono essere copiati, quindi ne prendo uno, copia, ne prendo uno, copia, e incollati in un altro file prototipo. Quindi non ho bisogno di ricrearmi all'interno di file prototipi differenti gli stessi, se li uso gli stessi cartigli e gli stessi bordi, li copio e li incollo. I fogli sono l'unica risorsa che non posso copiare e incollare e che quindi devo andare a generare partendo da qui, da uno dei due fogli, sempre ce n'è uno, ma dal primo foglio o dal secondo, adesso che ce n'ho anche un secondo, posso lanciare col tasto destro la creazione di nuovi formati. Quindi posso crearmi formati in più oltre alla 4, a 3, a 2 e così via, tutto quello che ci mette Inventor a disposizione. E con questo chiudo questo primo filmato in cui abbiamo affrontato il problema del perché ancora serve il disegno 2D e abbiamo cominciato con l'apertura di un modello e l'analisi delle sue risorse. Al solito, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Buon lavoro e arrivederci al prossimo filmato.